Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare nuovamente di Rollercoin e andremo a vedere come io sto cercando di fare più RLT possibile tramite questa season e soprattutto andremo a vedere anche il file aggiornato di Excel, quello che avevo già portato per la season numero 4 e 5. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi andremo a vedere qualche informazione in più su questa season. In particolar modo andremo a vedere come io cerco di ottenere gli RLT tramite il marketplace e diciamo le occasioni che vengono date da questa season e andremo poi a vedere come utilizzare il file che utilizzo anch'io per vedere quale sia la criptovaluta più profittevole al momento. Ma come al solito, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale in quanto sarebbe davvero importantissimo e ovviamente di lasciare un bel like per il supporto. Ovviamente se avete domande o qualsiasi cosa scrivete nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile e ovviamente vi lascio anche il link in descrizione di questa piattaforma, ovvero di Rollercoin. Se foste nuovi, passandola col link per la registrazione otterreste 1000 satoshi gratuitamente senza dover assolutamente inserire capitale all'interno della piattaforma. Inoltre faccio notare a tutte le altre persone che si sono iscritte tramite il mio link e che quindi sono diciamo miei affiliati. Vorrei solo ringraziarli perché con il loro gioco giornaliero, senza il dispendio di RLT o comunque di soldi in generale, soltanto giocando comunque mi aiutano sostenendo il canale e ovviamente facendo sì che Rollercoin mi dia qualcosa in cambio. Più diciamo ottengo dagli affiliati, più riesco comunque a portarvi anche contenuti che spieghino al massimo possibile la piattaforma, dato che alcune cose possono essere ottenute semplicemente spendendo RLT o comunque denaro all'interno. Quindi avendo un aiuto passivo sicuramente fa sì che io riesca ad andare avanti. Quindi ovviamente grazie mille a tutti. Arriverà poi più avanti, quando riuscirò ad avere, diciamo, un numero un po' più consistente, andremo a vedere ovviamente anche quanto ho guadagnato nella piattaforma tramite gli affiliati. Detto questa grandissima premessa, torniamo al fulcro del video. In questo periodo io sto cercando di ottenere più RLT possibile. In questo momento ne ho 86, quasi 87, ma questo perché in verità ho alcune operazioni aperte nel marketplace. Infatti è possibile guadagnare RLT, ad esempio, vendendo, anche se non è propriamente guadagnare, vendendo i miner che si hanno, quelli meno profittevoli, e acquistandone altri ad un prezzo che sia più basso rispetto ovviamente a quello che abbiamo diciamo ottenuto tramite la vendita, con quindi però in proporzione un maggiore quantitativo di potenza. E questo metodo ve l'ho fatto vedere diciamo nello scorso video. Però non è solo questo. Infatti andremo a vedere una cosa che c'è in questa particolare season e che spero ci sia anche nelle prossime, che vi farà guadagnare ovviamente non centinaia, non migliaia di RLT, però comunque quella ventina di RLT in tutta la season che comunque non fanno male. Intanto ovviamente vi ricordo che ci sono le quest e soprattutto le task che in qualche modo vi fanno guadagnare qualche RLT. Per quanto riguarda invece le quest, in pratica noi sappiamo che se noi riusciamo a fare tutte queste quest una volta al giorno otteniamo 0.5 RLT, e se poi invece facciamo 10 weekly quest, quindi praticamente tutte queste qua, quasi tutte, otterremo 10 RLT, che comunque non sono tantissimi rispetto al fatto che bisogna ad esempio spenderne, se non erro, 35 per poter fare una di queste qua. Quindi diciamo che se giocate e se spendete tanto, allora a quel punto può essere utile. In ogni caso le quest ci servono per ottenere ad esempio gli RST, ovvero i token di questa season, che sono molto importanti in questo caso, in questo discorso, perché se noi andiamo a guardare sullo store e andiamo poi in season store, noi possiamo vedere quali sono ad esempio i premi di questa season. Gli ultimi due, come vi ho detto, sono già delle cavolate perché appunto non vi danno niente, sono solo d'estetica, quindi a prescindere io li eviterei. Dopodiché ci sono tre miner molto molto profittevoli, però o altrimenti una Magic Beast Case, ovvero la possibilità di ottenere, spendendo 2000 RST, ottenere dei miner che possono essere o poco profittevoli o altrimenti molto profittevoli. Anche questo, anche se non è quello che vi consiglio di più, anche questo potrebbe essere un buon modo per guadagnare qualche RLT, perché gli RST li possiamo ottenere o minandoli o altrimenti tramite le quest o comunque le task giornaliere e
ci permettono di ottenere un miner che, se non volete e volete vendere per poter ottenere degli RLT, sicuramente è un buon modo appunto per guadagnare qualcosetta. Diversamente c'è il Common Part Case. Anche qui c'è la possibilità di vincere delle parti. Ci sono 3 diverse parti, come sapete. Comunque quella il premio basico è ottenere 600 di una delle 3. Il premio migliore invece è 1500, sempre delle comuni, che però noi a questo punto andremo a vendere nel marketplace. Ovviamente praticamente ad ogni common part case andremo ad ottenere all'incirca un RLT. Le hashboard ci permettono di avere qualcosetta in più, mentre invece le wire e le fan un po' di meno. In ogni caso in media andremo ad ottenere circa un RLT o poco meno appunto per ogni case aperto, il che significa che se noi consideriamo il prezzo ad esempio del Magic Beast Case, ovvero 2000 RST, se noi andiamo a spendere lo stesso quantitativo nel case delle parti, otterremo 20 case. Quindi, come vi ho detto, se abbiamo circa un RLT ogni case di parti che compriamo, vuol dire che andremo ad ottenere in media 20 RLT in confronto rispetto a un Magic Beast Case, che è vero che se andiamo ad ottenere il Dragon Wing otteniamo 815.000 GHS, quindi 815 terahash, però il punto è che è molto improbabile ottenerlo, è molto improbabile trovare invece questi qua. Questi qua che nel marketplace vengono venduti a circa 5-6 RLT. Quindi ovviamente questa sarà la vostra scelta, diciamo che se andate a acquistare queste qua avete una maggiore sicurezza di ottenere un quantitativo di RLT all'incirca sui 17 dollari, dai 17 ai 20 RLT diciamo, mentre invece comprando questo qua avete una maggiore insicurezza, ma avete diciamo un premio che può farvi guadagnare molti più RLT rispetto agli altri, quindi sta poi a voi la scelta su cosa fare. Tra l'altro questo qua lo spendete tutto in una volta, al contrario le Common Parcase le spendete praticamente tutti i giorni, potete spendere praticamente tutti i giorni, e tra l'altro sono molto utili anche per fare le quest, perché se andate a comprare un Common Parcase per 5 giorni a settimana e andate a giocare a almeno un gioco al giorno per 5 giorni a settimana, il risultato sarà ottenere 450 RST, dove in pratica avrete un dispendio di soli 50 RST per ottenere 5 Common Parcase, perché appunto andrete ad ottenere in totale nella settimana 450 RST dalle quest e ne andrete a spendere 500 per le Common Parcase. C'è da dire che adesso in questo periodo le parti stanno scendendo di prezzo perché ce ne sono sempre di più in circolazione. Andremo a vedere poi nella prossima season cosa succederà, se ci sarà Rollercoin che deciderà di mettere un prezzo fisso oppure saremo sempre noi a deciderlo. Ora quindi andiamo a vedere il file di cui vi ho parlato prima. Il file lo potete trovare in descrizione, subito sotto il link di referral di Rollercoin, e questo file, come avevo già detto anche nello scorso video, praticamente l'ho preso da un altro youtuber, ovvero Dr. Dax, o D4X, che non so esattamente come si chiami, però il punto è che l'avevo preso da lui e l'avevo modificato, gli avevo aggiunto alcune sezioni e tra l'altro ho continuato diciamo il file rendendolo quindi diciamo attuale anche a seconda delle nuove cripto che sono state aggiunte. Tutte le informazioni potete vederle qui. In ogni caso, come potete vedere qua sopra c'è scritto che le caselle in verde saranno le caselle che dovrete modificare, non necessariamente tutte, diciamo, perché se voi volete sapere quanto guadagnate in BTC non è necessario mettere anche il Doge, Ethereum e così via dicendo, però comunque se volete invece avere un'idea generale dovete poi metterle tutte. Mentre invece per scaricarlo, attenzione qui perché nello scorso video non l'avevo specificato, avevo fatto un secondo video più corto per far vedere come si scaricasse, però giustamente non tutti l'hanno visto e quindi alla fine mi arrivavano sempre delle richieste di diciamo modifica del file. Questo file sarà solo visualizzabile tramite il link, quindi dovrete scaricarlo e poi aprendolo su Excel o comunque su Google Fogli da parte vostra, quindi separatamente, sarà poi modificabile. Quindi per fare come si fa? Ho scritto comunque tutte le istruzioni qua sopra, bisogna andare su File, ovvero qua in alto a sinistra, cliccarci sopra e andare su Salva con nome.
questo da computer. Ovviamente dovete poi cliccarlo, ve lo farà salvare e ve lo scaricherà nei download. Però da telefono invece è leggermente diverso. Anche qui c'è comunque diciamo la spiegazione. Dovete andare in alto a destra, dove ci saranno i 3 puntini, e andare praticamente a cliccare la spunta di sito desktop. In questo modo praticamente vi farà vedere il sito, diciamo la pagina, come se fosse da computer, e quindi dovrete semplicemente seguire le istruzioni come qua sopra. L'unica differenza è che forse al posto di salva con nome ci sarà scritto scarica, ma in ogni caso dovete andare su file e seguire le istruzioni. Quindi se ci sarà salva con nome, cliccherete su salva con nome; se ci sarà scarica, cliccherete su scarica, e quindi a prescindere vi scaricherà il file, che poi potrete modificare per conto vostro. Il punto per cui non metto la modifica del file diretta, per il semplice fatto che se voi se lo mettessi, praticamente voi andando su questo sito potreste modificare qualsiasi cosa e mantenere le modifiche. Quindi diciamo che se doveste cancellare per sbaglio ad esempio una riga, quella riga rimarrebbe cancellata da tutto il file, perché a quel punto la modifica sarebbe direttamente sul file originale. Quindi è per questo che vi metterò il link per questo file, che permetterà solo di visualizzare. Quindi appunto dovrete scaricarlo, e dopo averlo scaricato potrete poi modificarlo aprenderlo tramite o Excel o tramite il vostro Drive da Google Fogli. Detto questo, come funziona? È molto semplice. Qui c'è il nostro potere che dovremo inserire in TeraHash, e automaticamente vi metterà il potere in EthaHash. Questo perché servirà per calcolare, diciamo, il quantitativo che otterrete ad ogni blocco. Le altre sezioni sono, diciamo, relativamente per svago, cioè per interesse personale, ovvero da quanti giorni siamo attivi, quindi praticamente da quando i giorni che sono passati dalla nostra iscrizione, la percentuale di bonus, quanto potere abbiamo senza il bonus, e poi alla fine la data di ritiro e via dicendo. Ma appunto da qua in poi sono solo informazioni che ci possono interessare relativamente. Diversamente qui abbiamo tutte le altre sezioni molto più importanti. Il tempo di blocco le abbiamo messe verdi perché è possibile che cambino il blocco, ma in verità per ora sarà sempre 10 ogni 10 minuti, quindi quello lì non sarà mai da cambiare. Il network power sarà importante perché sarà una delle variabili importantissime per calcolare quanto guadagniamo, e sarà, diciamo, questo qua, ovvero dovremo cliccare sulla tendina e andare a vedere il network power della rispettiva della criptovaluta che vogliamo ottenere. Dopodiché dovremo cambiare il block reward, che anche qui si potrà vedere solo da computer, non da telefono. Quindi da computer dovrete andare qui sopra, e vedendo, praticamente modificando la criptovaluta di riferimento, ovvero quella che andremo a vedere, sarà poi possibile vedere il blocco. Diversamente il blocco tendenzialmente dovrebbe essere sempre uguale a queste qua, eccetto per le modifiche che sono segnate sul canale di Telegram di Rollercoin. Quindi praticamente se ci sono delle modifiche dovrete andare a vedere sul canale di Rollercoin, e dovrete poi modificare queste qua. E poi infine il valore in euro. Per il valore in euro dovrete semplicemente andare su Google e cercare valore e poi la criptovaluta che volete vedere, così potrete prendere il valore in euro e inserirlo nella casella specifica, e così poi potrete vedere tutte le informazioni, tutte le statistiche qui a destra. Infatti possiamo vedere per esempio quanto guadagniamo in euro per ogni blocco, quanto guadagniamo in criptovaluta per ogni blocco, quindi ogni 10 minuti, e quanto sarà il nostro guadagno in euro al giorno. In questo momento l'unica cosa che purtroppo non è giustissima, e che quindi purtroppo non so come metterla a posto, è l'RST. RST perché il valore dell'RST non è così scontato e non è specificato quanto sia, quindi alla fine qua mi dà che il valore è di 4,55 €. Alla fine non è probabilmente così, quindi l'unico valore da prendere con le pinze è l'RST. Diversamente tutti gli altri valori sono tendenzialmente giusti. Quindi per esempio andremo a guadagnare circa 10 centesimi in RLT, che continua a essere il valore più, cioè la cripto, o comunque il token più conveniente di tutti, e poi via dicendo. Ci sarà Matic, che in questo momento è così solo perché abbiamo il blocco rialzato. Diversamente appena il blocco scende non conviene più, o comunque conviene di meno. E per adesso, ad esempio, secondo me la criptovaluta che per ora è più la più quella che fa guadagnare di più è il Tron, che infatti, come potete vedere, è in quarta posizione solo perché appunto il primo è l'RLT,
e dopodiché il Cematic, che però in questo momento è più alto perché abbiamo il blocco rialzato. Quindi detto questo, qui finisce il video. Grazie mille per essere stati qui con me. Vi ricordo che il link del file sarà subito sotto il link di affiliato di Rollercoin, quindi ovviamente per chi fosse interessato ad iscriversi a questa piattaforma e volesse farlo, passando attraverso il mio link otterrà 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione senza dover in alcun modo inserire capitale all'interno della piattaforma. E sarebbe sicuramente un modo per supportarmi, in quanto semplicemente giocando, quindi senza inserire effettivamente niente, mi dareste una mano, perché Rollercoin mi riconoscerebbe una percentuale di quello che giocate, senza ovviamente toglierlo a voi, ma sarà praticamente sarà Rollercoin a regalarmelo. Ovviamente vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di lasciare un like, perché sicuramente può aiutare, e tra l'altro qualsiasi domanda scrivete pure nei commenti. Quindi grazie mille per essere stati qui e ci vediamo a un prossimo video.